Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi, dopo tantissime richieste, realizzeremo insieme la margheritina. Sul canale c'è già presente la margherita, che ha avuto veramente un grandissimo successo e avete fatto in tantissime. Oggi realizzeremo la margheritina, che non è né col fil di ferro e né inamidata. Come vedete, i petali sono abbastanza rigidi dalla lavorazione, quindi guardate un po', per ora sono appoggiati sul piano. È un lavoro semplice e veloce ed è sicuramente adatto per creare delle piantine, delle composizioni oppure per arricchire un bouquet. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò con delle storie e dei post di anticipare quello che poi porterò qui sul canale. In più ultimamente sono anche su TikTok, quindi vi inviterei a seguirmi anche lì. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone numero 5 giallo, cotone numero 5 giallino, cotone numero 5 verde, per fare appunto la parte dietro della nostra margherita, come vedete. Lavorerò il tutto con uncinetto numero 1,75, poi avrò bisogno delle forbici, la gutteperca, del fil di ferro per fare lo stelo del nostro fiore, quindi per fare il gambo, delle pinze per sistemarlo e poi o un ago per cucire i pezzi oppure la colla a caldo. Io in questo caso utilizzerò la colla a caldo. Prendiamo il cotone giallo e facciamo un cerchio magico. Entriamo con l'uncinetto, ci tiriamo il filo e facciamo una catenella. In questo cerchio magico lavoreremo 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Stringiamo il cerchietto e chiudiamo nella prima maglia formata con maglia bassissima, una catenella, rientriamo nello stesso punto e facciamo 2 maglie basse. Quindi lavoreremo ora 2 maglie basse per ogni punto sottostante. Alla fine ci ritroveremo con 12 maglie basse. Fatte le nostre 12 maglie basse, ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima. Qui iniziamo a fare i petali, quindi facciamo 7 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7. Filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2 e nella terza catenella entriamo e facciamo una mezza maglia alta. Proseguiamo nel punto successivo con maglia alta, nel punto seguente facciamo sempre un'altra maglia alta, e continuiamo sempre con una maglia alta, quindi in tutto 3 maglie alte.
nell'ultima catenella faremo una mezza maglia alta. Quindi riepiloghiamo, abbiamo fatto 7 catenelle, abbiamo saltato le prime 2, siamo rientrati nella terza facendo una mezza maglia alta, 3 maglie alte, una mezza maglia alta. Entriamo direttamente nel secondo punto che abbiamo a disposizione e ci chiudiamo direttamente nel punto successivo con maglia bassissima e abbiamo formato il primo petalo. Continuiamo così per tutti i petali, quindi facciamo sempre 7 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7. Filo sull'uncinetto, ne facciamo un altro insieme, contiamo 1, 2, entriamo nella terza catenella, mezza maglia alta, maglia alta, maglia alta, maglia alta, nell'ultima mezza maglia alta. Entriamo nel punto successivo e chiudiamo con una maglia bassissima e abbiamo fatto il secondo petalo. Quindi continuiamo così lavorando, quindi da qui proprio dove abbiamo chiuso ripartiamo con 7 catenelle e ci dobbiamo formare in tutto 12 petali. Quindi continuiamo, facciamo il petalo, ci agganciamo con maglia bassissima alla catenella successiva, alla maglia successiva e continuiamo fino alla fine. Dovremmo avere in tutto 12 petali. Arrivati qui all'ultimo petalo, ci agganciamo all'ultimo punto che abbiamo a disposizione, sempre con maglia bassissima. Quindi abbiamo lavorato 12 petali. Ora voltiamo il lavoro. Lo giriamo al rovescio, ci sistemiamo la lavorazione e iniziamo a lavorare direttamente dall'ultimo petalo lavorato. Quindi qui dove ci troviamo, entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione del petalo ed eseguiamo una maglia bassissima. Entriamo nel secondo, facciamo sempre una maglia bassissima, quindi facciamo passare il filo direttamente e contorniamo tutti i petali. Questo è per dare una consistenza in più ai nostri petali. Quindi entriamo in tutti i punti e le asoline qui nella parte dietro, prendendo proprio l'asolina del punto. Vi faccio vedere un po', ecco, quello che poi andrete a prendere, sempre facendo la maglia bassissima. Quindi torniamo indietro con la lavorazione dall'ultimo petalo al primo che abbiamo fatto e lo contorniamo con queste maglie bassissime. Qui per venirvi più semplice potete, ecco, abbassare i petali, lavorarvi, mi raccomando, tutti i punti del petalo. Arrivati qui ci dobbiamo agganciare a questo punto iniziale, quello proprio della lavorazione del petalo stesso, sempre con maglia bassissima, e ricominciare con l'altro petalo già dal primissimo punto. Quindi noi qui ci ritroviamo il primissimo punto dell'altro petalo e continuiamo con questo tipo di lavorazione. Quindi già questo è il secondo petalo che stiamo ripassando tutto con maglia bassissima. Quindi continuiamo così e lavoriamo tutti i petali fino ad arrivare qui alla fine. Mi raccomando, qui agganciatevi
alla base del punto, quello che abbiamo il petalo proprio lavorato alla base, e ci rivedremo alla fine. Arrivati qui all'ultimo petalo, ci agganciamo sempre alla base con maglia bassissima e abbiamo terminato la lavorazione dei nostri petali. Non vi scoraggiate se vi risulta una lavorazione così, perché ora lo sistemeremo direttamente con le mani. Ora tagliamo direttamente il filo che è qui, lo facciamo passare nella solina di lavorazione e stringiamo. Dopodiché con le mani stesse voltiamo il lavoro nella parte dritta e sistemiamo, lo diciamo modelliamo con le mani i petali, quindi semplicemente li schiacciamo, guardate così, guardate come prendono forma mano a mano, perché giustamente nella lavorazione si sono arricciati. Schiacciamo i nostri petali e poi vi renderete conto che alcuni petali si sovrappongono fra di loro, quindi è un effetto comunque veritiero della margheritina. Lo mettiamo in una base, lo appoggiamo e continuiamo a sistemarlo. Come vedete già la margherita ha preso forma, tutti i petali, guardate, solo con la sistemazione delle mani. Ok, i fili in eccesso li taglieremo, quindi sia il filo iniziale e sia questo che abbiamo appena chiuso, e abbiamo già pronti i nostri petali. Perfetto, così li appoggiamo qui e siamo pronti per fare la parte centrale. Quindi prendiamo il giallino, facciamo sempre un cerchio magico, entriamo con l'uncinetto, ci tiriamo il filo fuori, una catenella e nel cerchio ci lavoriamo 6 maglie basse, 2, 3, 4, 5 e 6. Stringiamo la codina e ci chiudiamo nella primissima maglia, prendendo tutte e due le asoline al solito, con maglia bassissima, una catenella, rientriamo nella stessa maglia ed eseguiamo 2 maglie basse nella stessa maglia e lavoriamo 2 maglie basse per ogni maglia sottostante, quindi ci ritroveremo alla fine con 12 maglie basse. Quindi facciamo un aumento per ogni punto sottostante. Arrivati alla fine ci chiudiamo nella prima maglia che abbiamo formato con maglia bassissima. Ora ci rialziamo con una catenella, rientriamo nello stesso punto
e ci lavoriamo punto su punto, quindi dobbiamo lavorarci 12 maglie basse. Quindi facciamo una maglia bassa per ogni punto sottostante. Arrivati qui alla fine ci chiudiamo sempre nella prima maglia con maglia bassissima. Quindi abbiamo creato la parte centrale che, come vedete, è un pochino rialzata. Voltiamo il lavoro come abbiamo fatto appunto per i petali, rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia bassissima e facciamo così per ogni punto che abbiamo a disposizione. Entriamo nel punto e ci tiriamo il filo, quindi facciamo una maglia bassissima per ogni punto. Anche qui definiremo la parte centrale. Qui siamo arrivati alla fine, entriamo nella prima maglia e ci chiudiamo con maglia bassissima. Possiamo tagliare il filo, lo agganciamo, facciamo passare il filo in qualche maglia nella parte sempre dentro, quindi lo facciamo, lo leviamo proprio dalla parte laterale, dopodiché lo taglieremo insieme al filo centrale. Non c'è bisogno di tagliarlo proprio cortissimo, perché questa è la parte che noi inseriremo, verrà nascosta e inseriremo, quindi non si vedrà, inseriremo nella parte qui centrale. Come vedete la misura è giusta, quindi ora col verde faremo la parte, il calice della margherita. Quindi questo lo appoggiamo qui e prendiamo il verde. Faremo anche qui un cerchio magico, entriamo e ci tiriamo il filo fuori, una catenella, e qui lavoreremo delle mezze maglie alte, quindi ne faremo 6. Quindi faremo 6 mezze maglie alte, 2, 3, 4, 5 e 6. Tiriamo la codina lasciando un piccolo foro, guardate, si vede più così, perché da qui dobbiamo far passare il fil di ferro che noi utilizzeremo per fare il gambo del fiore. Quindi lasciamo questo spazietto e ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima. Lo spazio che ho lasciato io, il foro, non è tanto grande, guardate, perché il fil di ferro che io sto utilizzando è lo 0,6 mm, quindi piegato a metà non mi comporta, non c'è bisogno di lasciare un foro più grande, quindi voi vi regolerete in base al fil di ferro che state utilizzando per il gambo. Qui ci rialziamo con una catenella, rientriamo nella stessa maglia e faremo
maglie basse, quindi 2 maglie basse per ogni punto sottostante. Vi ricordo che abbiamo iniziato con le mezze maglie alte e nel secondo giro lavoreremo le maglie basse, quindi faremo 2 maglie basse per ogni punto sottostante e ci ritroveremo sempre con 12 maglie basse qui alla fine. Arrivati qui alla fine ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima, quindi facciamo passare il filo alle 2 asoline, ci rialziamo con una catenella, rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia bassa. Nel punto successivo facciamo una maglia bassa, 2 catenelle, entriamo nelle asoline di chiusura della maglia bassa e ci chiudiamo con maglia bassissima, così, e ci tiriamo il filo direttamente con maglia bassissima. Entriamo nel punto successivo e facciamo una maglia bassa. Nel punto seguente faremo maglia bassa, 2 catenelle, prendiamo queste 2 asoline, entriamo, facciamo passare il filo e lo facciamo passare direttamente anche nell'asolina, quindi maglia bassissima. Quindi dobbiamo alternare nel punto seguente maglia bassa, una maglia bassa, e nel punto seguente lavoreremo maglia bassa, 2 catenelle chiuse alla base con maglia bassissima e poi ricominciamo nel punto seguente con una maglia bassa. Quindi continuiamo così fino alla fine, alternando una maglia bassa con una maglia bassa e 2 catenelle chiuse con maglia bassissima. Qui alla fine abbiamo fatto la maglia bassa e le 2 catenelle chiuse, ci chiudiamo direttamente nella prima maglia bassa che abbiamo lavorato. E questo è il nostro calice del fiore. Tiriamo il filo, quindi se voi questi pezzi li volete cucire, sia la parte centrale, quindi quella gialla, e sia questa qua, la parte verde, lasciate il filo più lunghetto dove appunto inserirete un ago e cucirete il pezzo alla margherita. Io lo farò con la colla a caldo, quindi ho tagliato i fili in modo tale riesco comunque sia ad unirli con la colla a caldo. Però se a voi il procedimento della cucitura vi viene più semplice, potete lasciare questo filo più lungo, inserire l'ago e cucirlo tranquillamente. Si può fare in ambedue i casi. Tagliamo i fili e anche questo pezzo è pronto. Ora possiamo montare la nostra margheritina. Prendiamo il fil di ferro, lo pieghiamo un pochino, gli facciamo prendere forma a metà, quindi la lunghezza del fil di ferro la decidete voi in base al gambo, quanto lo volete fare lungo. Entriamo in un forellino di questo vicino al centro e nel foro opposto, quindi prendiamo 2 forellini opposti, così facciamo passare il fil di ferro in questo modo. Qui nella parte dietro, con l'aiuto delle pinze, prima lo stringiamo con le mani, dopodiché lo stringiamo per bene con le pinze. Dopodiché possiamo attorcigliarlo, quindi l'abbiamo inserito alla nostra lavorazione.
Perfetto. Risistemiamo un pochino i petali e questo è quello che abbiamo appena fatto. Prendiamo la parte centrale, ci sistemiamo la nostra margheritina pronta e qui nella parte centrale con la colla a caldo inseriremo un goccino di colla a caldo tutto nel bordo, così. Prendiamo la margherita e appoggiamo nella parte centrale la nostra lavorazione. Facciamo pressione qui laterale, così lo inseriremo in modo uniforme. Facciamo un pochino di pressione con le dita fino a quando sarà ben attaccato. Attaccata la parte centrale, giriamo la nostra margheritina, prendiamo la parte sotto dal rovescio e lo inseriamo nel fil di ferro, così. Qui sistemeremo il filo centrale, lo facciamo passare sempre all'interno della lavorazione, perfetto, dove noi andremo ad attaccarlo. Inserita così, con la colla a caldo metteremo la colla a caldo qui nella parte da attaccare, quindi qui, facendo attenzione a non attaccare il gambo del fiore, quindi il fil di ferro, e ci sistemeremo la nostra parte dietro, così. Lo facciamo aderire e attaccare per bene, perfetto. Quindi ora possiamo ricoprire il nostro gambo con la guttaperca. Se non avete questa carta per ricoprirlo, potete farlo direttamente col filo di lavorazione, con un goccino, magari vi aiutate o con la colla semplice oppure con un goccino di colla a caldo. Io prendo in questo caso questa carta, questo rotolino, e lo tengo pressato dalla parte sopra e poi lo arrotolo. Lo arrotoliamo nel fil di ferro. Ok. Lo tagliamo. A posto. E la nostra margheritina con tutte le sue parti, bene, qui fissatelo poi per bene, è pronta sia nella parte dietro che nella parte davanti. Come vedete, i petali li potete sistemare come più vi piacciono, li potete sistemare più diciamo più in sopra,
sono rigidi, abbastanza rigidi e non si piegano, quindi non c'è bisogno né di inamidarli e né di stirarli e cose varie. Guardate un po', infatti appoggiata sta perfettamente. Poi li sistemate per bene, però vi posso assicurare che stanno perfettamente. Quindi una margherita che sta all'impiedi, guardate un po', in modo naturale. Non solo, il fil di ferro vi permette anche di modellare il fiore, quindi di girare un pochino la margherita stesso in base alla composizione che dovete fare, oppure la piantina, oppure di tenerla proprio così all'impiedi. Posso inserire la margheritina insieme con le altre e vi posso assicurare che sono veramente carine. Se ne fate tante proprio faranno la loro figura dovunque le mettiate, sia che fate una piantina sia che fate una composizione, e sia, perché no, per riempire un bouquet o farli a mazzettino per magari inserirli in un vasetto. Sono veramente belline, semplici e velocissime da fare. Se volete fatta una fogliolina adatta a questa margherita, ditemelo che io mi metterò subito a farla, perché la foglia della margherita è presente sul canale e potete utilizzare anche quella. Magari, se vi sembra grande, fare qualche catenella in meno. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.